modello italiano della gestione di rischio in sanità nasce ormai 22 anni fa, approda nel 2017 alla Luiss Business School dopo una lunga sperimentazione che ci ha visto lavorare in diverse regioni d'Italia, e lì viene creato un comitato tecnico-scientifico di oggi sono 76 persone che validano e valutano le novità del modello. È un modello che si applica a tutti gli ospedali senza stravolgere l'attività degli ospedali, è fortemente organizzativo come tutti sanno. Credo che tutte le attività pianificabili e pianificate, importanti e rilevanti come la sanità, devono avere l'analisi dei rischi prima di mettere in moto non solo nuovi progetti, ma anche controllare i progetti già in essere. Il gestore del rischio dovrebbe essere il consigliere, il braccio destro del direttore generale. Secondo il modello dovrebbe essere uno scettico illuminato che ha dubbi quando gli altri hanno certezze e che solleva i sassi con la curiosità di un bambino e l'idea dell'uomo come fine e mai come mezzo. Credo che la maggior parte degli errori legati alla patologia clinica, ma mi sento di dire anche all'anatomia patologica, sono proprio legati a questo aspetto: associazione paziente-campione. Capite da soli che se l'errore è legato a una piccola patologia posso prendere un'aspirina al posto di una tachipirina e fa sorridere, ma se è legato a una grande patologia lo sapete da voi quello che succede. Ridurre al minimo gli errori in sanità vuol dire diminuire i passaggi dove l'uomo ci mette gli occhi, anche perché così ha molto più tempo per lavorare con più calma e nessuno vuole prendere il lavoro né del medico né dell'infermiere. Per far questo io credo che l'utilizzo di strumentazioni legate all'indicazione univoca del paziente e tutto ciò che ne consegue, prelievi, somministrazioni, gestite in maniera automatica partendo da quella univocità, darebbe tanto respiro ai tanti danni che purtroppo ancora si vedono in giro. L'uomo è un generatore di errore, figuriamoci nella stanchezza e nella routine con quale semplicità scambio una provetta con un'altra se non creo il tutto e subito. È più facile dire quanto costa non farla. Gli ospedali, e sono pochi perché la certificazione è un passaggio lungo, l'approccio è metodologico e non consulenziale, è formativo, quindi noi formiamo degli operatori all'interno degli ospedali scelti tra gli operatori di quell'ospedale, e il cambiamento ci vuole tempo, però un ospedale che ha intrapreso la certificazione, che la raggiunge, che la mantiene, 540 posti letto, non voglio citare il nome, lavora con una media di richieste risarcitorie intorno o poco sotto al 10 l'anno. Considerate che un ospedale usuale di richieste risarcitorie, partendo da quelle specialità e da quei posti letto, ce n'ha 120-130 quando va bene. Il salto è grande, ma credo che l'aspetto più bello sia il tempo che gli operatori risparmiano, perché hanno molto più tempo per loro e molto meno per situazioni ripetitive dove nasce l'errore. Ultimo e non ultimo, laddove volessimo inserirli, gli sconti assicurativi che le assicurazioni fanno in presenza di un modello che è certificato da ente terzo.